Eccoci ragazzi, qui con questo prodotto molto ricercato negli ultimi tempi. Parliamo di Seiya Midcloth V1. Siamo in settembre 2013. Questo prodotto è arrivato a costare sopra i 100 euro, quindi lo possiamo trovare dai 130-140, è già un ottimo prezzo, fino a 200-250. Insomma, ho visto prezzi assurdi, soprattutto col discorso del bollino. Il bollino dorato e il bollino argentato sono quotati molto di più. Quello dorato ancora di più di quello argentato in realtà, ma sono veramente sciocchezze queste, perché tanto il prodotto è lo stesso. Questo in particolare ha il bollino argentato e il gatto rosso, tipico del mercato asiatico. Non si sa se faranno una versione X di questi Midcloth V1, però devo dire che rispetto alle altre versioni del V2 e del V3, secondo me questi sono fatti veramente bene. Non parlo dei V2X naturalmente, perché quelli col corpo X naturalmente hanno una marcia in più. Comunque io preferisco sempre le prime armature, secondo me sono le più belle. Tra l'altro questa armatura è tipica della versione anime, perché Kurumada nella versione manga non l'ha mai creato un'armatura del genere. Questa è la prima versione della prima serie, fino alle 12 case, fino alla fine delle 12 case, quando Seiya sconfigge poi Shin Saga. Dopodiché cambierà e avrà il diadema invece dell'elmo. Ma tutte queste armature le vediamo solo nell'anime, quindi nel manga, nella prima versione, quando Seiya acquisisce l'armatura di Pegasus dal vecchio gran sacerdote, abbiamo un'armatura scarna, spoglia, e quindi infatti Kurumada decide di abbandonarla subito per poi passare a un'armatura più coprente. Sarà sempre Moore naturalmente lì a interagire con i personaggi per restaurare le loro armature e donarle lucentezza, maggiore lucentezza di quella che avevano prima. Allora, passiamo a vedere la scatola. Questa è la tipica scatola dei Midcloth al libretto. Qui c'è il simbolo di Pegasus, la costellazione di Pegasus, quello che troviamo poi sul box, sul bronze box. Dietro possiamo vedere Pegasus mentre richiama la posa finale, dopo che ha richiamato tutte e 13 le stelle della sua costellazione, e sta per effettuare il Pegasus Ryuseiken, il fulmine di Pegasus, volgarmente chiamato nella versione italiana. Qui notiamo l'armatura di Pegasus con le ali, il totem, ancora Pegasus dopo che ha scagliato il Pegasus Ryuseiken, e la possibilità di mettere il Pegasus, quindi Seiya con il casco oppure senza. Secondo me uno dei difetti di questi Midcloth V1 è il fatto di non aver messo degli altri accessori, come per esempio degli altri volti. È vero pure che siamo abituati bene con la Bandai, con gli X, quindi con tutti gli accessori dei volti, però è pur vero insomma che solo un volto statico non rende il personaggio. Comunque, andiamo a vedere il libretto aperto. Qui notiamo Seiya e tutti i pezzi dell'armatura, e qui quindi sulla parte destra notiamo Seiya con la maggior parte dei pezzi dell'armatura, anche perché sono molto pochi, e qui notiamo invece i restanti pezzi dell'armatura con il totem e le ali e anche la pettorina. Quindi vediamo pettorina, gonnellino e totem. Andiamo a aprire.
Ecco qui. Allora, ragazzi, andiamo a vedere. Qui naturalmente c'è il libretto delle istruzioni. Qui, poiché il prodotto è nuovo, procediamo a aprire. Ok, allora, qui troviamo una cartolina. Non so, insomma, da riempire tutta ideogrammi giapponesi. Passiamo a vedere il libretto delle istruzioni, tipico formato dei Senseiya. Questa è la parte retro. Andiamo a vedere qui tutte le spiegazioni del montaggio, che non dovrebbe essere così difficile. Qui vediamo come si monta il totem. Passiamo qui a vedere invece come si monta l'armatura sul personaggio. Dietro vediamo la descrizione del personaggio e del totem con figure reali. E qui tutto l'elenco dei cavalieri che sono usciti e che stanno per uscire. Quindi la serie di, notiamo la serie di Nettuno, la serie di Asgard, e c'è gli Appendix e i vecchi Gold Cloth non X, non versione X. Ok, passiamo a vedere i blister. Allora, qui notiamo Pegasus, quindi Seiya. Abbiamo qui le varie chiome, a seconda che metta l'elmo, quindi qua c'è un buco per l'elmo o non metta l'elmo. Abbiamo qua le spalline, l'elmo, molto bello, vedremo poi i particolari dopo, i copri avambracci, i pugni, cioè le varie opzioni dei pugni. Qui abbiamo pugno chiuso, pugno semi chiuso, quindi mano con dita piegate e mano semi aperta. Poi abbiamo il copricoscia, la ginocchiere, gli schinieri e le coperture per le mani. Molto semplice, non credo nemmeno che servano le istruzioni per montare questo personaggio. Qui vediamo invece il totem, le ali di Pegaso, cintura e gonnellino, pettorina. E qui vediamo la coda di Pegaso, che può essere messa come accessorio sull'armatura su uno dei due avambracci, copri avambraccio diciamo. Bene ragazzi, passerò poi a illustrarvi il totem con la varia descrizione la descrizione insomma di come si monta, dei vari pezzi, di come si incastrano e se ho trovato qualche problema o difficoltà. A tra poco. Ragazzi, eccoci qui tornati, come vi avevo annunciato, col totem montato. Questo è il totem del cloth di Pegaso, la costellazione di Pegaso. Allora, secondo me c'è tutto quello che ci deve essere, anche perché, voglio dire, i pezzi sono veramente pochi. Però ricorda esattamente quello che si vedeva nella serie, insomma, nella serie anime. L'impressione è proprio quella. Il casco è molto, molto carino, è fatto molto bene. Gli unici due appunti che voglio fare sono il fatto che qui sia un po' troppo vuoto
vedete qua, dove è la schiena del Pegaso, qui è vuoto, quindi però è pur vero che i pezzi sono pochi, quindi c'era poco da fare. E ho avuto una leggera difficoltà per montare l'elmo sul totem, perché praticamente l'elmo si scompone in due parti. La parte superiore dell'elmo si stacca per attaccarsi a questa parte invece fissa del totem. E la parte sotto la parte superiore dell'elmo, quindi la parte che va a ricoprire la nuca fino alle guance, eh, va smontata e va infilata qui a formare il collo del cavallo. Insomma, non è proprio intuitivo, però si fa, tutto si fa, insomma. Altre cose particolari non ho notate, tutto si monta, ecco, magari questo gonnellino di plastica un po' delicato, però ci si sta attenti. E passiamo a descrivere i pezzi. Allora, come avevo detto qui c'è l'elmo diviso in due parti, la parte superiore e lateralmente, quindi qui troviamo l'altra parte del casco. Poi qui abbiamo cinturone, gonnellino. Qui abbiamo tutto ciò che va a ricoprire le gambe, quindi copricoscia, ginocchiere e schinieri. Passiamo alla parte posteriore. Qui sotto, come ben vedete, c'è montato la pettorina. Sulle gambe posteriori abbiamo gli spallacci e qui dietro abbiamo i copriavambraccio. Quindi che dire, è bello, è bello, molto bello, belli colori, sicuramente sono belli colori, bella realizzazione, a parte quei due o tre difettucci ci sta tutta, certo a quel prezzo, al prezzo che lo paghiamo oggi non proprio, però noi siamo appassionati e non ci pensiamo a queste cose. Allora, mi devo sbrigare ragazzi perché qui c'è Seiya che in attesa mi sta guardando male, insomma vuole infilare il suo glot, vuole vestire il suo glot, quindi mi tocca scappare a vestirlo. Ci vediamo tra poco con l'armatura su Seiya. Ecco, finalmente Sei è riuscito a vestire la sua armatura ed eccolo qui pronto per scagliare il suo Pegasus Ryusei Ken, ossia il fulmine di Pegasus come tradotto in italiano nella serie italiana, serie animata italiana, dopo aver aggirato le mani e richiamato la costellazione di Pegaso attraverso le 13 stelle che la formano. Questa secondo me è la cosa più bella che il personaggio può assumere. Cioè, c'è poco da dire, insomma, già avevamo detto sul gonnellino che è di plastica, quindi insomma è un po' delicato. Per il resto è ben fatto, l'elmo è ben fatto, un pochino attenzione quando si monta e si rismonta, quando si vuole infilare la testa dentro, insomma, però tutto nella norma. Qualcuno ha criticato il volto di Seiya, dicendo che è troppo da bambacione, troppo gonfio, che non richiama quello che noi ricordiamo dell'anime. Beh, permettetemi di dissentire perché comunque questa è l'armatura che è legata alla prima serie dei Senseiya. Quando, se vediamo le prime puntate, insomma, possiamo vedere benissimo che Seiya è un ragazzotto, se vogliamo anche bambacione, un po' rozzo, un po' sgarbato, un po' sbruffone. Ehm, Secondo me la faccia c'è tutta, l'unica cosa che qui la ricorda benissimo, l'unica cosa che può mancare è le altre opzioni per i volti, quindi un'opzione per esempio per il voltazione, questa per esempio manca. Per il resto c'è poco da dire, io vorrei ricordare Seiya, insomma, per il doppiaggio in italiano che nonostante abbia delle grosse lacune e delle grosse pecche, almeno per quanto riguarda insomma, la mia adolescenza, mi ricordo il linguaggio forbito che lo stesso Seiya utilizzava quando affrontava i nemici e anche la sua ironia, che invece nella traduzione letterale in lingua originale non vi è. Quindi passo a farvelo vedere da vicino.
molto leggero. Ecco, posso descrivervi quali sono le parti quali sono le parti in metallo e quali in plastica. Allora, i gambali, lo schiniero, il copricoscia, il ginocchio, copriginocchio è tutto in metallo. La letta qui al lato è di plastica e si infila. Poi abbiamo il cinturone che è di metallo con il copricintura invece che è in plastica. E il gonnellino che è interamente in plastica, quindi è un po' delicato, come già vi dicevo prima. Poi abbiamo la pettorina che gira intorno al petto, che è completamente di metallo, tranne il fermo qui che è di plastica. Poi i copriavambracci sono di metallo, gli spallacci sono di metallo e naturalmente i coprimani sono di plastica e l'elmo è di plastica, seppur di buona fattura. Ehm, Questo è Pegasus, cioè Seiya. Io lo trovo, ragazzi, trovo che sia un must per chi è amante di questa serie e per chi ricorda, è cresciuto anche con questa serie e per chi li colleziona. Insomma, certo, se avete cominciato a collezionare gli ex e vi trovate questo, sicuramente non farete l'exclamation che avete fatto vedendo, che ne so, Virgo o Gemini. Però ci deve comunque essere. Credo che nella collezione ci debba proprio essere. Vediamo anche dietro. Comunque ragazzi, è lui, lo ricorda, lo ricorda. C'è poco da fare o da dire. Non so se faranno mai una linea X di questi Midcloth di V1, però reggono sicuramente il confronto. Ok ragazzi, quindi io vi lascio con il Pegasus Ryuseiken che sta per sparare. Vi auguro una buona giornata e cercherò di recensire almeno i 5, tra cui anche Pegasus, 5 cavalieri di bronzo più importanti nella serie Evo 1, che secondo me sono quelli più riusciti, insomma. Ricordiamo anche Phoenix e Dragone sono molto molto belli. Quindi ci vediamo prossimamente con le serie di Evo 1, di Evo 1 dei Midcloth di Senseiya. Grazie, buona visione e arrivederci.